Boom, butto in terra tutto. Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere questo Bosist Max da 500 watt. Pensate che arriva fino a 60 km. Poi vabbè, la distanza dipende sempre dal vostro utilizzo. Come ben sapete, Bosist fa parte della famiglia AOVO, quindi più o meno i monopattini arrivano sempre da lì, e questo Bosist Max l'ho definito un vero e proprio gioiello perché è veloce, comodo perché è grande il giusto, scattante e ha un chilometraggio adeguato perché effettua fino a 60 km. Non ha niente a che vedere con il C1 Pro che ho provato l'estate scorsa, se non sbaglio agosto dell'anno scorso, perché ho ancora tutti i vari segni tra polso, braccio, e sicuramente se avete visto il video ve lo ricorderete. Ecco, almeno io non me lo dimenticherò mai. E questo Max è una via di mezzo tra il monopattino tradizionale ed il C1 Pro, come vi dicevo. Bella questa colorazione nera con il pianale grigio e le varie finiture in giallo. Il giallo piace tantissimo, il giallo e il nero è proprio un colore tamarro. E finalmente questa volta l'imballo è ben fatto, con tutta l'occorrente per montare il manubrio con 6 viti, il cavalletto, questa volta il cavalletto è da montare, e di dotazione ci sono anche le brugole, anche se sinceramente ne andate a utilizzare solamente due, quella del cavalletto e quella del manubrio. C'è anche il caricatore proprietario che presenta un piccolo LED proprio sopra l'alimentatore, LED rosso e LED verde quando è carico. Le dimensioni sono leggermente superiori al normale e anche il peso è di 20 kg, 20-21 kg circa. Purtroppo questo è un pegno da pagare per avere un motore da 500 watt. La struttura è interamente in alluminio, direi assolutamente ben fatto, e questa volta è arrivato praticamente senza nessun graffio. C'è un segnetto qua sopra, quindi diciamo che come vi ho detto l'imballo è ben studiato questa volta, e l'unica cosa, l'unico neo riscontrato sono proprio le viti di fissaggio qua sotto al pianale. Sembrano, diciamo, stretti alla morte, un po' come si dice dalle mie parti, e infatti la parte inferiore che è in plastica è leggermente crepata, proprio leggermente, si vede proprio se guardate da vicino. Questo non influisce sul funzionamento del monopattino, però sono sempre cose che uno ci fa caso perché il prodotto non costa 50-100 euro, ma costa un pochino di più. Non manca la certificazione IP54, comunque non è un monopattino da immergere completamente nell'acqua, e la chiusura, come anche l'apertura, è molto rapida. C'è sempre il solito sgancio qui, e troviamo questa volta anche una chiusura di sicurezza, cioè praticamente un pezzo di plastica qui. Secondo me questa sicurezza in più funge anche da antivibrazione, perché i vecchi monopattini, tutte le volte che si prendeva qualche buca si sentiva sempre il rumore tra il manubrio, la parte inferiore, si sentiva sempre to. E secondo me questa parte qui centrale in plastica assorbe un pochino queste vibrazioni, e infatti questo monopattino è completamente silenzioso, non si sente assolutamente nulla. E una volta ripiegato basta appoggiare il mollettone che è presente sul manubrio direttamente sul parafango posteriore. Gli pneumatici qui a sorpresa non troviamo camere d'arie e quant'altro, ma sono tubeless, sempre 10 pollici, quindi piuttosto grandi rispetto ai classici 8 pollici, e devo dire che la sensazione di guida non è affatto male, non sono così rigide e al momento mi trovo molto meglio rispetto alle tradizionali con camere d'aria, perché poi qui possiamo dire che le forature sono quasi nulle. Invece i freni un po' meno, perché se avete visto anche voi non ci sono freni a disco, perché troviamo il freno anteriore a tamburo, purtroppo lo trovate è nascosto qui all'interno del cerchione, e non è neanche poi così lineare come un freno a disco, è leggermente un pochino scorbutica la frenata, e comunque frenata adeguata per le velocità che si raggiungono, 20-25 massimo, anche se fa qualcosina in più. C'è anche l'applicazione, si trova il QR code direttamente sul manubrio, basta inquadrarlo e automaticamente scaricherà l'app dal proprio Play Store, e si chiama Mini Robot, applicazione già vista su precedenti AOVO, applicazione semplicissima, basta tenere attivo il Bluetooth e il GPS. Una volta acceso il monopattino lo rileva automaticamente. Sulla schermata principale si possono vedere vari dati come la velocità in tempo reale, la batteria residua in percentuale, cambiare modalità di guida perché ci sono
4 modalità, c'è la modalità eco, la modalità media, modalità sport e la modalità a mano. Come ben sapete, nei centri abitati non bisogna superare i 6 km/h, quindi velocità a mano massimo arriva ai 6 km/h. Sempre dall'app si possono anche accendere le luci, attivare il cruise control e settare dopo quanto tempo attivare il cruise, e si può bloccare il monopattino con una sorta di sicura che automaticamente il motore elettrico lo tiene fermo se lo andrete a spostare, ed emetterà un leggero cicalino. Direi sicurezza da poco. Infine, oltre alle varie statistiche, chilometri effettuati, chilometri percorsi dopo averlo acceso, c'è un po' di tutto, la capienza della batteria, eccetera eccetera, si può settare la velocità massima per ogni step di potenza. Per esempio, nella velocità sport si può impostare fino a 35 km/h, però vi ricordo che 35 km/h sono un pochino troppi e diciamo che non siete nella legge, quindi settate massimo 20 km/h, se non ricordo male la nuova legge consente di arrivare massimo ai 20 km/h. Comunque per ogni step di velocità andrete a impostare una velocità massima, sempre in base alle vostre esigenze, e tutti i vari preset si possono selezionare direttamente dal tasto multifunzione sotto al display. Display non così tanto ben visibile sotto la luce del sole, però direi che è retroilluminato di notte, diciamo che quello che si deve fare si riesce a fare comunque, si riesce a vedere anche la velocità in tempo reale. Vi parlo subito della batteria, perché questo monopattino è sì da 500 watt, ma si sente proprio che è limitato ai 35 km/h, non li supera per avere una durata maggiore della batteria, e questa batteria da 15 Ah, a differenza del C1 Pro, consente di effettuare un range di chilometri molto più elevato. Comunque con una velocità diciamo ridotta, 30-35 km/h, non così tanti, accelera, frena, con un utilizzo non proprio così cittadino, ma a lunga durata supera tranquillamente i 40-50 km senza problemi. Invece se seguite le regole italiane dei 20 km/h può arrivare fino a 60 km. Io diciamo che più o meno, sgarrando ogni tanto, sono arrivato sui 45 km circa, che non è assolutamente male. E i tempi di ricarica sono nella media, bastano quelle 4-5 ore, dipende sempre quanto è scarico, e si ricarica direttamente dallo sportellino qui posteriore, sportellino che stranamente è ad apertura con la sua guarnizione, rispetto ai classici che c'è sempre quel gommino che salta via e lo si perde. Potenza direi che ne ha, sebbene sia limitata alla velocità massima, però direi che sono più che sufficienti 35 km/h, e supera senza problemi le varie pendenze di 20 gradi, quindi le salite le fa senza problemi. Accelerazione lineare, per nulla nervoso, a differenza dei freni non così tanto lineari, e in pochissimo tempo raggiunge la velocità massima impostata. Il pianale è bello ampio e comodo, dove al suo interno, proprio nella parte centrale, si trova il pacco batterie, che rende tutto equilibrato e mantiene un'ottima agilità, sebbene il peso di 20 kg. Il manubrio non è larghissimo come ogni monopattino, ma queste manopole molto grosse restituiscono un'ottima presa, e sulla manopola di sinistra a sorpresa c'è il campanello. Fighissimo, non l'avevo mai visto così. Infine ben visibile il LED anteriore che è presente sotto al manubrio, si vede discretamente di notte e punta verso il basso, quindi non acceca chi vi trovate di fronte. C'è anche il LED posteriore che lampeggia durante una frenata, e niente, l'unica cosa che proprio non mi piace è il freno. Diciamo che frena ma non troppo, e ci potrebbe essere qualcosa di meglio. Diciamo che non c'è molto da aggiungere, è un monopattino tradizionale con qualche plus come la durata della batteria e la potenza di 500 watt. Mi ha davvero soddisfatto, è ben studiato, non ci sono i vari scricchioli nell'uso, ed è tutto proporzionato, a parte ancora con questi freni. Forse non ve l'avevo detto, la trazione è posteriore, a differenza dei classici da 250 watt, qui troviamo la trazione posteriore, quindi accelera sul posteriore e potete driftare finché volete, insomma.
finché si può. E questo a mio parere aggiunge una maggiore stabilità generale, soprattutto in accelerazione si riesce a scaricare al meglio la potenza su tutti i vari tipi di terreno, perché solitamente ci si sbilancia verso il posteriore e non verso l'anteriore nell'utilizzo, e questo grazie anche alle gomme un po' più grandi da 10 pollici. Comunque non è un monopattino da andare nello sterrato, o un po' come ho fatto io sui stradoni ghiaiati, insomma io l'ho testato un po' ovunque. Comunque mi raccomando, utilizzatelo sull'asfalto e con 2 mani. Invece per quanto riguarda il prezzo non poteva essere diversamente, o comunque inferiore. Direi che il prezzo è assolutamente nella media dove si colloca nella fascia di mercato, quindi direttamente sullo store AOVO viene a costare 499 euro, e se non ricordo male anche su Banggood l'ho trovato anche lì, il prezzo è quello. Se invece volete risparmiare qualcosina vi posso consigliare la versione Pro di AOVO, che sarebbe poi l'M365, che ho provato un po' di tempo fa. Se non ricordo male nel circuito di Imola l'avevo provato durante quel weekend. Quello lì al momento è il migliore come rapporto qualità-prezzo, sempre se non volete spendere tanti soldi in più, perché alla fine è un monopattino e spendere 500 euro per un monopattino dipende sempre da come lo andrete ad utilizzare. Peccato che non è possibile acquistarlo su Amazon, perché su Amazon si ha quella sicurezza in più per quanto riguarda la garanzia, però AOVO risponde sempre alle mail di supporto, e soprattutto se non vi risponde alle mail nell'immediato vi consiglio anche di contattarli su Instagram per qualsiasi problema. E comunque io rimango sempre a disposizione, potete scrivermi qui sotto nei commenti. Un salutone e alla prossima su YouWin Vlog!